Ciao a tutti e bentornati, anzi benvenuti, sul mio canale. Sono super entusiasta di ritrovarvi oggi per parlare di un argomento che so che vi sta particolarmente a cuore, soprattutto dopo le ultime, turbolenze che abbiamo visto online. Soprattutto, nella vita di due persone che seguiamo con grande interesse. Sì, avete capito bene. Oggi analizzeremo a fondo la situazione tra Neslihan e Burak, un argomento che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Parleremo del perdono, di quella verità che sembra finalmente venire a galla e, ovviamente, di quella decisione shock che ha scosso un po' tutti quanti. Insomma, preparatevi perché avremo tanto di cui discutere e analizzeremo tutto con la massima obiettività, cercando di capire le ragioni di entrambi e, soprattutto, cosa potrebbe succedere nel futuro. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video e, se vi piacciono i contenuti che vi propongo, lasciate un bel like. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a creare sempre nuovi video interessanti per voi. Quindi, non esitate, iscrivetevi subito. Bene, direi che possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. Come sapete, nelle ultime settimane si è parlato tantissimo della crisi tra Neslihan e Burak. Notizie, rumors, indiscrezioni, dichiarazioni più o meno ufficiali. Insomma, un vero e proprio caos mediatico che, diciamocelo, ha reso difficile capire la vera natura dei fatti. La quantità di informazioni, spesso contraddittorie, che ci sono arrivate da ogni dove ha reso ancora più complicata la comprensione di una situazione già di per sé delicata. E in questi casi, come sempre, è fondamentale cercare di mantenere la calma e analizzare i fatti con il giusto distacco. Partiamo dal presupposto che noi, come spettatori esterni, possiamo solo fare delle ipotesi basate su ciò che vediamo e sentiamo. Non siamo dentro la loro relazione, non conosciamo i loro sentimenti e le loro dinamiche interne. Possiamo solo raccogliere i pezzi del puzzle che ci vengono forniti dai media e dai social media, cercando di ricostruire un quadro il più possibile veritiero. Quindi, cercherò di essere il più imparziale possibile, analizzando i fatti noti e cercando di dare un senso a ciò che è successo. Il mio obiettivo non è giudicare, ma cercare di comprendere. Il punto di partenza è, ovviamente, l'apparente infedeltà di Burak. Questo è il rumor che ha scatenato tutto. Sono circolate foto, video e testimonianze che sembrerebbero confermare un suo coinvolgimento con un'altra persona. Chiaramente, davanti a queste accuse, la reazione di Neslihan è stata di shock e delusione. Immagino la sua sofferenza, la sensazione di tradimento e la difficoltà nel processare una situazione del genere. Nessuno vorrebbe trovarsi nella sua situazione, e credo che sia importante empatizzare con il suo dolore. La fiducia, in una relazione, è un bene preziosissimo, e quando viene infranta, la ferita può essere molto profonda. Però, è fondamentale ricordare che tutti abbiamo diritto a una seconda possibilità. Tutti commettiamo errori. Nessuno è perfetto. E il perdono è una delle componenti fondamentali di qualsiasi relazione, che sia d'amore, d'amicizia o familiare. La vita è un percorso fatto di alti e bassi, e tutti noi, a volte, possiamo sbagliare strada. L'importante è riconoscere i propri errori e cercare di imparare da essi. Ovviamente, questo non significa giustificare comportamenti inaccettabili, ma semplicemente riconoscere la fragilità umana. Ovviamente, perdonare non è facile. Richiede coraggio, forza d'animo e una grande capacità di mettersi in discussione. Non è un processo automatico, ma un cammino che richiede tempo, impegno e tanta volontà. Bisogna scavare dentro di sé, affrontare le proprie paure e i propri dubbi, e cercare di superare il dolore. E non sempre si riesce. A volte, la ferita è troppo profonda e il perdono diventa impossibile. Ma vale sempre la pena provarci. Nel caso di Neslihan e Burak, il perdono è possibile? Questa è la domanda che si pongono tutti. E la risposta non è semplice. Dipende da tanti fattori. Innanzitutto, dalla volontà di Burak di ammettere i suoi errori e di chiedere scusa sinceramente. Ma anche dalla capacità di Neslihan di superare la sua delusione e di fidarsi di nuovo. Questi sono i due pilastri su cui si basa la possibilità di una riconciliazione. Senza un sincero pentimento da parte di Burak e senza la disponibilità di Neslihan a perdonare, qualsiasi tentativo di recuperare la relazione sarebbe destinato al fallimento. E qui entra in gioco la verità. Perché, diciamocelo chiaramente, senza verità non può esserci perdono.
Se Burak non è sincero, se cerca di nascondere o minimizzare i fatti, Neslihan non potrà mai fidarsi di lui completamente. La verità è dolorosa, lo so, ma è l'unica base solida su cui si può costruire un nuovo rapporto. Non si può costruire una casa sulla sabbia, e allo stesso modo non si può ricostruire una relazione sulla menzogna. La sincerità, anche quando fa male, è fondamentale per poter andare avanti. E sembra che, finalmente, questa verità stia venendo a galla. Burak, in una recente intervista, ha ammesso di aver commesso degli errori e ha chiesto scusa a Neslihan e a tutti i suoi fan. Ha parlato di un momento di debolezza, di una decisione sbagliata presa in un momento di confusione. Non sto dicendo che questo giustifica il suo comportamento, assolutamente no, ma almeno dimostra una presa di coscienza e una volontà di rimediare. Questo è un passo importante, perché dimostra che Burak è consapevole dei suoi errori e che è disposto a fare qualcosa per rimediare. Ma non basta ammettere di aver sbagliato, bisogna anche dimostrare con i fatti di essere cambiati. Ora, la palla passa a Neslihan. Sarà lei a dover decidere se accettare le scuse di Burak e dargli una seconda possibilità. Una decisione difficilissima, lo capisco perfettamente. Non possiamo giudicarla, qualunque cosa scelga di fare, perché solo lei sa cosa prova veramente e cosa è disposta a sopportare. Nessuno può mettersi nei suoi panni e capire appieno il suo dolore. E quindi, qualunque sia la sua decisione, dobbiamo rispettarla. Ed eccoci arrivati alla decisione shock. Perché, come sapete, Neslihan ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla sua relazione con Burak. Una decisione che ha spiazzato un po' tutti, ma che, a mio parere, è la più saggia che potesse prendere in questo momento. In un momento di grande confusione e dolore, prendersi del tempo per riflettere è la scelta più responsabile. Prendersi una pausa significa darsi il tempo di riflettere, di capire cosa si vuole veramente, di elaborare le proprie emozioni. Significa allontanarsi dal caos mediatico e ritrovare la propria serenità interiore. Significa, in sostanza, prendersi cura di se stessi. In questi momenti difficili, è fondamentale non trascurare il proprio benessere psicologico. Durante questa pausa, Neslihan potrà valutare con calma la situazione, analizzare i pro e i contro di una possibile riconciliazione e decidere se Burak merita davvero una seconda possibilità. Potrà riflettere su cosa è importante per lei in una relazione, su cosa è disposta a perdonare e su cosa invece è inaccettabile. E Burak, a sua volta, avrà l'opportunità di dimostrare di essere cambiato e di meritare il perdono di Neslihan. Avrà la possibilità di riflettere sui suoi errori, di capire cosa lo ha portato a commetterli e di impegnarsi a non ripeterli più. Non sappiamo cosa succederà nel futuro. Non sappiamo se Neslihan e Burak torneranno insieme o se prenderanno strade diverse. Ma una cosa è certa, questa pausa è fondamentale per entrambi. È un'occasione per crescere, per imparare dai propri errori e per capire cosa si vuole veramente dalla vita. Indipendentemente da come andrà a finire, questa esperienza potrà aiutarli a diventare persone migliori. E noi, come spettatori, dobbiamo rispettare la loro decisione e augurare loro il meglio. Smettiamola di giudicare, di criticare e di alimentare il gossip. Cerchiamo di essere più empatici e comprensivi. Ricordiamoci che dietro ai personaggi pubblici ci sono persone vere, con sentimenti e fragilità. Spesso tendiamo a dimenticarlo, ma anche loro soffrono, gioiscono e commettono errori come tutti noi. In conclusione, abbiamo analizzato a fondo la situazione tra Neslihan e Burak, parlando del perdono, della verità e della decisione shock di prendersi una pausa. Abbiamo visto che la situazione è complessa e che non ci sono risposte semplici. Ma abbiamo anche capito che il perdono è possibile, a patto che ci sia verità e volontà di cambiare. E che prendersi una pausa è una decisione saggia, quando si ha bisogno di riflettere e di ritrovare la propria serenità. Spero che questa analisi vi sia stata utile per comprendere meglio la situazione e per farvi riflettere sull'importanza del perdono e della verità nelle relazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. E ora, come promesso, vi invito a lasciare un commento qui sotto, esprimendo la vostra opinione sull'argomento. Cosa ne pensate della decisione di Neslihan di prendersi una pausa? Credete che Burak meriti una seconda possibilità? Qual è la vostra opinione sul perdono? Sono curiosa di leggere i vostri commenti. Mi interessa molto sapere cosa ne pensate e come vedete la situazione da fuori. E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto,
di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a creare sempre nuovi video interessanti per voi. Ogni vostro mi piace, commento e iscrizione è un piccolo mattone che contribuisce alla costruzione di questo canale. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! E ricordate, siate sempre gentili e comprensivi, soprattutto quando si parla della vita privata degli altri.